Ok. È appena uscita la GoPro Hero 10 e allora io sto registrando a casa. Ma io mi chiedo, bisogna spendere 400 € o si può comprare con 85 € un SPC01 della Kowa che ha il doppio schermo frontale? Guarda che figata. Ovviamente non sarà luminosissimo, no, ma si vede, no? Il problema è che qua siamo contro il cielo e quindi le camere settano la luminosità di conseguenza, ma se io faccio così si dovrebbe iniziare a vedere. Quindi hai lo schermino frontale, hai il sistema antivibrazioni, doppio LCD, chiaro che non è impermeabile così com'è perché ha tutte le prese, le porte qua davanti, ma io adesso la voglio montare. E siccome il doppio LCD frontale la posso impostare esattamente che mi prenda bene, quindi la imposto un po' più o meno come tutte le altre così, e adesso voglio proprio fare una prova e vediamo la risoluzione. Ok, e la qualità generale. Pronti? Partenza. Tutte le altre macchine in competizione avete paura? Via. Ok. No, ma non era tutto dritto, per cui per quello che non è partita. Lei lo sa, ha un sensore di intelligenza artificiale evolutissimo. Io con tutta questa attrezzatura. Via. Oh, adesso sta registrando. Perfetto. Allora adesso mi muovo qua in bicicletta. È una situazione difficile perché io sto cambiando la luminosità col sole in faccia, con sole alle spalle, le camere stanno riprendendo dal basso verso l'alto e quindi siccome a me sempre piace far vedere le situazioni difficili e ovviamente il mio tracking automatico da Hoheim Steady Boo 2 si è incrocchiato e non mi sta più riprendendo, ma adesso lo riattiviamo. Ok, bravo. Entriamo in una zona con il sole a favore, qua tutte le action cam dovrebbero lavorare bene, inclusa la nuova Kowa SPC01, cercando di non fare incidenti. Guardate sia i colori, sia la risoluzione, sia i dettagli, ma soprattutto l'esposizione, perché voglio capire rispetto alla mia faccia e avendo il cielo che è molto luminoso ovviamente bisogna dare priorità a qualcosa e qua c'è solo la DJI Osmo Action che può decidere di dare priorità al viso per l'esposizione, quindi sacrifica un pochettino il cielo per l'esposizione fatta. Adesso stiamo andando abbiamo un pochino di vento e tranne l'Instamic che io porto sotto il colletto, le action cam sentono il vento. Com'è l'audio? Secondo me fa schifo da tutte le parti. DJI, si salva, non lo so. Questa cosa qua, come segue, quando mi perde, non mi vedo più.
Forse è un po' scura Camp Park. Ok, siamo al Castello Sforzesco, quello che i milanesi hanno tentato più volte di tirare giù. Siamo nelle condizioni ideali di illuminazione perché non ho il sole diretto, il sole è soltanto là dietro. Intanto il mio stabilizzatore si perde, devi stare così, perfetto. Il sole, dicevo, è soltanto là dietro. Questo che non va bene, lo avvito e torno. Adesso sta sul dritto. Bene, dicevamo condizioni ideali, però io già noto che il mio incarnato, che è quello su cui vorrei che ci focalizzassimo, vorrei proprio un confronto su quale rende meglio l'incarnato, non viene un granché bene perché c'è il cielo, quindi io alzo qua, cioè praticamente avendo il cielo le camere fanno un bilanciamento globale, vedo tutta questa parte qua troppo luminosa e quindi per non bruciare il cielo e non fare le nuvole tutte bianche che non vedi i dettagli, che fa schifo, ci vuole il Wide Dynamic Range per ottenere sia le nuvole chiare sia le ombre con ancora delle informazioni, ma a parte il Wide Dynamic Range e le informazioni, la media dell'illuminazione prende troppo cielo, quindi io se tolgo del cielo facendo così, allora vado un pochino a istinto, perché spero che lo vediate, gli schermi delle action cam non permettono, adesso ve lo faccio vedere bene col mio iSteady che mi sta seguendo, guarda come sei bravo, mi stai seguendo vero? No, non mi sta più seguendo, va bene, quindi posso, ecco, gli schermi delle action cam praticamente non è che ti fanno vedere tutti bene, perché alcune, tipo questo, alla riga sopra e sotto, anche la QAU, la Osmo Action non ce l'ha, che è meglio, anche la Caso non ce l'ha, però la Caso c'è il problema che io so che di qua e di qua lei sta registrando, cioè qua sta ancora registrando, mentre dallo schermo sembrerebbe di no. Guardate l'altra prova in cui ne parlo. E la Camp Park, forse sì, c'è anche lei, le barre sopra e sotto. Scusa, ma queste barre creano un casino perché non ci permettono di capire davvero qual è l'immagine, quindi la migliore per ora sei te. Comunque adesso ci concentriamo sull'incarnato, io riattivo il riconoscimento del mio iSteady, ok. Ok, adesso mi segue, ti metto qua, continua a seguirmi, ciao ciao, come un cagnolino fedele, guarda che bravo. Ok. Faccio un ballo di TikTok. Per favore. 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 Lo so ragazzi che ci sono soggetti migliori su cui concentrarsi per l'incarnato, la prossima volta mandatemi una vostra amica, una cugina, una sorella che vuole fare video per YouTube e le faremo fare l'attrice. Ma te non mi stai seguendo di nuovo? Mi segui o no? Mi perde quando vuole lui. Perché mi perdi? È bello che cioè le gesture a cosa servono? Fermati e continua. Fermati. Ah, adesso segue. No, adesso non segue più, bravo. Così ti devi attivare. Perfetto. Non ho ancora capito, così va bene? Sì. Così ti attivi, vero? E la mano sinistra non ti piace? Ah, non gli piace la mano sinistra. Fermo. E niente, vuole la mano destra.
Figata, vuole la mano destra. Ma roba da matti. Stop, voglio provare con l'avvio. E invece l'avvio va bene tutto. Ma lo stop di mano sinistra non gli piace. No. No. Già. Ma roba da matti. Ho quasi visto un incidente, sono le 19, svegliati, Big Smartwatch, 19:32, come potete, per cosa che mi segue, 19:32, come potete vedere dal mio Big Smartwatch, stiamo usando iSteady V2 che mi segue con la sua camerina autonoma, non ha bisogno dell'app, è una roba fighissima, molta libertà, tutte le camere stanno registrando. E la cosa interessante di questo test è che siamo anche un po' low light, perché appunto alle 19:33 la luce non è che sia fortissima qua a Milano, no? Siamo a settembre, siamo al 17 settembre, inizia a fare buio e vediamo quale di queste action cam renderà meglio in una condizione, non è proprio low light, ma io mi aspetto con una action cam con questa luce sia ancora in grado di registrare bene, cioè che non si veda troppo rumore. L'iPhone XR secondo me ha ancora una buona qualità, non è eccellente perché non c'è tantissima luce, ma si dovrebbe vedere decentemente. Io vorrei prendere l'iPhone 12 che è la registrazione YV422, non l'iPhone 13 perché dovrei vendere la macchina, però appunto vediamo quale action cam va meglio con low light e come viene il time lapse.
non sono allora, ma se di vibri, non so perché mi stai vibrando, eppure il telefono è messo dentro giusto, sì. Ecco, quando metto la camera no. Eccoti qua, in alcuni passaggi vibri. Ma vibri tanto, cioè tu stai rovinando l'immagine così, eh? Che cacchio stai facendo? È bilanciato il telefono.